Okay, hello. Thank you for joining me this afternoon. My name's Kelly Bard. I'm the sales manager for NVT in Southern Europe. For those of you that don't know NVT, we are well known for analog transmission products, but now we are launching into the IP world, and this is the first product in our IP family. Ok, buongiorno, lei è Kelly Bard di NVT, Network Video Technologies. Per chi non conoscesse NVT è un marchio molto famoso soprattutto nel campo del video analogico per la trasmissione di segnali video sopra dopino UTP. In questo caso questo prodotto è il primo di una serie di prodotti che prevedono di trasmettere sopra diversi media dei segnali IP, completamente IP. Okay, so what is EOC? Our EOC product allows you to transmit IP signals over coax cable and over long distances greater than the standard 90-meter RAWs that you're familiar with IP. Ok, cos'è EOC, Ethernet over Coax? Sono dei prodotti che vi permettono di trasmettere i segnali IP su cavo coassiale oltre quelli che sono i limiti normali della trasmissione su cavo UTP, che sono i 90 metri famosi. So this means that you can use existing legacy coax, so any installations that you already have on coax, you can easily upgrade to IP without the need to recable. Questo significa che potete quindi utilizzare i cavi che sono stati precedentemente stesi, quindi cavi coassiali anche di impianti precedenti, per installare delle telecamere native IP. It's a very simple installation, so it removes all the design complexity of an IP infrastructure. So it's just a point-to-point transmission using receivers and transmitters. È semplicemente una rete che vi permette di sostituire senza aver bisogno di fare dei disegni nuovi, di strutture nuove, di sostituire le apparecchiature esistenti analogiche con un trasmettitore e un ricevitore, quindi in una situazione punto-punto, e di trasmettere i segnali Ethernet. The nice thing about it is that you don't have to upgrade your whole system to IP. So particularly now when budgets may be tight, you're able to upgrade just maybe a few cameras to IP and then just gradually upgrade as time goes on. Naturalmente un'altra delle cose che vi permette quindi è di migrare lentamente, anche se volete, da una situazione di video analogico a una situazione di video completamente over IP, grazie appunto al fatto che questi sistemi possano lavorare in modo completamente, assolutamente indipendente. Because of the technology we use inside our EOC product, it is used as an OFDM. I don't know if you're familiar with that technology, but it's built to withstand very harsh environments, so we can guarantee that it's a robust installation. Quindi grazie appunto alla tecnologia che viene utilizzata all'interno di queste apparecchiature, la trasmissione risulta completamente priva di qualsiasi tipo di disturbo e risulta assolutamente robusta e affidabile. So overall it saves you a lot of time and a lot of money. Quindi vi permette naturalmente in questo caso di risparmiare veramente molto tempo e molto denaro. Okay, so the NVT EOC product transmits full duplex Ethernet up to 750 meters, and that's based on standard RG59 cable. Come vi dicevo, queste apparecchiature vi permettono di trasmettere i segnali IP fino a 750 metri in full duplex, quindi sia 10 che 100 megabit fino a 750 metri su un supporto cavo coassiale. If you have better quality cable, then you will get better distances, and we'll speak about that in a minute. Quindi se avete un cavo di prestazioni migliori del classico RG59, potete addirittura andare a distanze ancora superiori. So it supports all PoE cameras and PoE devices up to 45 watts. I sistemi sul cavo coassiale non sono in grado di trasmettere soltanto il segnale IP, quindi la rete, bensì riescono a portare dall'altra parte anche l'alimentazione fino a un massimo di 45 watt. Quindi potete alimentare qualsiasi apparecchiatura PoE fino a 45 watt. Okay, so we're transmitting IP and PoE over coax.
Now, when we have a transmitter and a receiver, our receiving end can receive up to 4 cameras on one unit. Le unità possono essere connesse naturalmente anche in modalità multi-connessione. Cosa significa? Che un solo ricevitore, un solo transceiver dalla parte dell'attacco diretto, diciamo così, dalla parte dello switch, può gestire fino a 4 unità remote, quindi possiamo portare dall'altra parte fino a 4 connessioni IP. It's a transparent network, so it's just plug and play connectivity. There's no manual setup involved. It's just plug and play. It supports all protocols. Quindi si tratta di un network completamente trasparente, le apparecchiature sono completamente plug and play, un settaggio IP non è assolutamente necessario, si fa un settaggio semplicemente premendo un pulsantino sull'unità e le unità si accoppiano direttamente e non hanno quindi necessità di nessuna ulteriore tempo per l'installazione vera e propria. Because of the technology that we use inside the product, it's also able to withstand very high interference areas, so you won't be susceptible to noise. Quindi, oltretutto, rimarchiamo ancora il fatto che grazie alla tecnologia FDM i sistemi hanno un'altissima immunità a qualsiasi tipo di disturbo e usano una criptazione all'interno della loro trasmissione, per cui i segnali sono completamente sicuri. It also has built-in surge protection. E hanno anche una protezione per quanto riguarda l'alimentazione già direttamente a bordo dei sistemi. Okay, this shot's particularly important, and if you go over to my stand after the presentation, you'll be able to find a copy of this. But here it demonstrates the coax distance and also the megabits here. So you can see that from a performance point of view, on standard RG59 cable, you can get up to 750 meters with 80 megabits. If you have a better quality cable, say CT100, you can do over 1,000 meters. Quindi questa slide poi potete ritirare il foglio stampato direttamente allo stand di NVT e vi fa vedere che con un cavo standard il sistema può trasmettere fino a 80 megabit al secondo fino a 750 metri con un RG59 standard. Naturalmente aumentando, cioè, con un tipo di cavo diverso quale un RG6, un RG11, la distanza aumenta ed eventualmente con l'RG59 aumentando la distanza diminuisce leggermente mano a mano la banda disponibile, però possiamo arrivare a distanze veramente molto importanti. So this is what the product looks like for those of you that haven't seen it already on the stand. It's a transceiver, so it transmits and receives the video, so it can be used at either end. Okay, questo è il prodotto, come si presenta, se qualcuno l'ha già visto allo stand di NVT, e sono semplicemente dei transceiver, quindi possono essere messi sia da una parte che dall'altra della rete, quindi sia lato switch che lato telecamera, e in mezzo cavo coassiale. It's also rack mountable, so we supply a tray and you can rack mount the products inside with the power supply. Esiste anche una versione, un cassettino per montare gli oggetti a rack. And with the adapter you can connect 4 cameras to the one unit. E con l'adattatore potete collegare 4 telecamere, ovvero sia 4 cavi coassiali che vengono da un altro transceiver direttamente a un adattatore in modalità stellare. Okay, so let's have a look at the applications. There are many different types of applications, but I've just picked 3, the most common. The first would be a single-to-single transmission, so just using one camera. You have your transmitter here and your receiver at the other end. The power supply sends power directly to the camera, so you have PoE over the coax. Ci sono naturalmente diverse applicazioni, adesso vedremo quali sono le più comuni, le più semplici. Questa è l'applicazione, diciamo così, base, dove i 2 oggetti sono messi, uno dal lato switch e l'altro dal lato telecamera, e l'alimentatore viene messo dal lato dello switch e riesce a portare l'alimentazione, ho detto fino a 45 watt, al lato telecamera per alimentare qualsiasi telecamera over IP dotata di standard PoE. Now we look at a high wattage camera. So we've got the power supply at the camera end rather than in the control room end. In questa applicazione invece si vede come io posso mettere l'alimentatore anche dal lato telecamera per avere un'alimentazione, diciamo così,
più forte per alimentare una telecamera magari con un consumo più elevato dal lato del trasmettitore, e dall'altra parte il ricevitore viene alimentato direttamente tramite il coassiale. Okay. And the third application is for the 4 cameras. So here, each camera has its own transmitter going back to the single receiver. We have the power supply that's sending power to all 4 cameras. In questo caso l'applicazione è con 4 telecamere, 4 cavi coassiali, 4 trasmettitori lato telecamera, un solo ricevitore. Le connessioni vengono fatte o tramite dei T classici oppure tramite quell'interfaccia che avete visto nella slide precedente, e l'alimentatore direttamente dal lato dello switch riesce a dare alimentazione alle 4 telecamere remote. In questo caso 4,5 watt, però sono 4 telecamere remote in PoE. Okay. So when you're upgrading to IP, there's a lot of consideration and thought that goes into the budget that you have available, and particularly now, if we look at a standard IP upgrade. Ecco, quando pensate appunto di migrare da un sistema analogico a un IP, fate diverse considerazioni, soprattutto in termini appunto di budget. If you have the budget, and that's, at the moment, we're looking at giving you options. And if you're upgrading to IP, then a complete restructure, a recable, can be very expensive, cost a lot of time and need a lot of skill. Quindi se pensate di fare un revamping del vostro sistema, quindi di cambiare, passare da analogico a digitale, e pensate anche a dover rifare tutta la rete cavi e tutta l'installazione, effettivamente dovete pensare a un costo abbastanza importante. Quello che fa NVT è darvi la possibilità di avere diverse opzioni per ridurre significativamente questi costi. You've also got the overall cost of ownership with a complete IP system. When we're looking at an EOC upgrade with IP, there's no need to recable because you're utilising the existing coax cable. It enables you to just upgrade cameras as and when budget allows. It has fewer devices, so therefore fewer failure points. You don't have repeaters every 90 metres, so it is just point to point. The familiarity of the connectivity, so again, it's very straightforward. As we said before, it's a simple BNC connector at either end. So it's a low install cost and a low maintenance cost. Parlando di cost of ownership, quindi del costo dell'installazione vera e propria, tramite la tecnologia IOC vedete che ci sono moltissimi vantaggi. Ad esempio non c'è bisogno di ricablare nulla, basta semplicemente mettere le interfacce e tutti i costi di stesura, nuovi cavi eccetera eccetera vengono automaticamente eliminati. Potete anche farlo poche telecamere alla volta, quindi dove vi serve mettete la telecamera IP e piano piano andate avanti con l'espansione del sistema. Ovviamente meno apparecchiature, non dovete mettere uno switch ogni 90 metri. Qui avete un cavo da 400 metri, ci mettete un trasmettitore, un ricevitore e avete fatto una tratta sola di 400 metri. E quindi meno apparecchiature, meno possibilità di problemi, point of failure. Oltretutto i sistemi, gli oggetti si installano veramente in un attimo, basta accenderli, premere un pulsantino, automaticamente si accoppiano e quindi è già tutto finito, già avete la rete funzionante. Naturalmente tutto questo risulta in un costo più basso e quindi in total cost of ownership molto più basso di quello che ci sarebbe rifacendo completamente il sistema. And the disruption to a building when you're having to recable. So on a standard upgrade again, any kind of downtime that you have may be costly from a business and earnings point of view. Again, it may cause a security risk, so if it's at an airport and you have to shut down cameras for periods of time, and you just may not have the space available to have to recable the building. So. Ecco, un'altra delle caratteristiche dell'utilizzo di questo tipo di apparecchiature è che effettivamente riduce moltissimo i tempi di disservizio. Tempi di servizio che sono dovuti al ricablaggio, ad esempio, vuol dire avere una perdita del servizio per un po' di tempo, perché se dovete staccare una cosa e ritaccare l'altra, dovete sfilare un cavo e rimettere un altro, non ci si mette 2 minuti. Ad esempio, vuol dire che non dovete poi magari preoccuparvi del fatto che
nei tubi non ci passano più i cavi nuovi, oppure dovete far passare più cavi perché dovete ripetere il segnale, gli switch, dovete alimentare gli switch e tutto questo. Assolutamente, quindi riduce qualsiasi tipo di possibilità di inconveniente durante il rifacimento di un sistema, il passaggio da analogico verso IP. Okay. Oh, sorry, I missed the last Sorry. part. Okay. So, Quindi, giustamente, utilizzando l'infrastruttura non avete disservizi, ci sono il tempo in cui voi perdete il servizio o la registrazione, perché la registrazione poi è quello che ci interessa di più, è veramente minimo, e la connettività viene immediatamente ripristinata tra la telecamera e la control room, quindi avete subito tutto pronto che funziona esattamente come prima. So from a distance point of view, when you're doing a standard upgrade, as you know, you have to have repeaters every 90 meters if you want greater distance. So there are limitations. Quindi sapete innanzitutto poi la cosa fondamentale è la limitazione dei 90 metri. Il cavo UTP, se lo usate con la tecnologia standard IP, 90-99 metri, in realtà sono 90 metri esattamente, e mentre con la tecnologia EOC questa limitazione non ce l'avete assolutamente più, potete andare tranquillamente fino a 750 metri con un semplice cavo coassiale, quindi anche in caso di installazioni nuove è raccomandato utilizzare questa cosa. Pensate ad esempio a una lunga cancellata, 500-600 metri di perimetro. Farlo con dei cavi coassiali è estremamente più semplice, non avete da interrompere continuamente con dei pozzetti per mettere degli switch, e avete la possibilità di mettere delle telecamere megapixel magari a 500 metri di distanza, che vi danno sicuramente un sistema di videosorveglianza molto più efficiente che non delle telecamere normali. So it's not always easy to design in those hub locations and source the power for those points as well. Esattamente, quindi non è poi sempre così facile installare delle apparecchiature IP con le soluzioni classiche che conosciamo tutti noi di cablaggio in categoria 5. So as we said with the EOC, it's point to point. It gives you those extended distances, so you can have distances up to 1500 meters with a good quality cable. Quindi rimarchiamo ancora appunto distanze che sono estese oltre i 90 metri, una trasmissione punto punto che può essere molto interessante anche dal punto di vista per eventualmente andare a verificare eventuali failure, eventuali problemi di trasmissione, e l'alimentazione passata direttamente tramite le apparecchiature alle telecamere. Okay. And we can guarantee that there's no crosstalk or interference problems with the transmission. E naturalmente nessun tipo di interferenza. And no compatibility issues. So from a health and safety point of view, you have to consider when you're doing a new install is to remove the cable and dispose of the cable, which again can be an expensive process. Quindi anche dal punto di vista sicurezza, il fatto di rimuovere dei cavi e doverli poi smaltire è comunque un tempo e un costo soprattutto, perché poi i cavi non si possono abbandonare in giro, ma bisogna smaltirli correttamente, non è che si possono buttare dovunque, quindi anche questo è un punto di forza di questo sistema. So some EU laws now state that you cannot leave unused cable in buildings, so it can pose a fire risk. C'è anche il fatto appunto che non lasciate poi, magari se decidete invece di abbandonare il cavo all'interno del tubo, invece usando il sistema IOC potete riutilizzare quel cavo e diminuite anche i rischi legati al fatto di avere dei cavi non utilizzati all'interno di un building, di un ufficio. And one of the points mentioned with if you're considering an EOC upgrade to IP is that if you have asbestos in the building, because having to recable an asbestos building, obviously it's in itself causes more complications. So to avoid that you use EOC. Questo è un aspetto effettivamente che non avevo colto neanch'io. Quando c'è da fare un ricablaggio di edifici dove magari c'è dentro amianto, bravissimo, non mi viene la parola, dell'amianto,
sfilare i cavi e rinfilare i cavi potrebbe crearvi dei problemi di polvere, pulviscolo, andrebbe completamente bloccato. So che è un'operazione estremamente costosa, invece utilizzando i cavi già esistenti, quindi senza muovere niente, può farvi risparmiare ancora del tempo e dei soldi, ovviamente. So obviously there are a lot of installations that are still existing on coax. That gives us an awful lot of opportunity to approach new business. So where people may not have had the finances and the budget available to do a whole new upgrade, the fact that you can go and reapproach those customers and that business to try and find a new opportunity where a customer, you can offer the customer an IP camera and an IP solution, but with very little cost and very little impact. Quindi opportunità, naturalmente, visto che il dato di prima, 75% dei sistemi esistenti di CCTV sono comunque sistemi cablati con coassiale, questo tipo di apparecchiatura vi dà l'opportunità di andare dai clienti e di proporgli una ristrutturazione, un passaggio graduale verso il mondo IP con dei costi decisamente inferiori a quelli che potrebbero essere il fatto di dover ricablare tutto un sistema, magari anche in situazioni dove cavi ce ne sono tanti, telecamere ce ne sono veramente tante. Okay. So just to summarize, using an EOC installation would be a lot more cost effective for you if you don't have the budget available to do the total upgrade. We offer extended distances on video and power. It causes less disruption because you're not having to recable. It's a very, very simple design. So if you want to come and have a look at the stand afterwards, you'll see the products there working. The connectivity is straightforward and it takes minutes. Ok, quindi ancora ricapitolando, è una soluzione veramente cost effective, quindi con un bassissimo impatto di costo. La distanza a cui si può trasmettere la rete Ethernet diventa molto più elevata che non con i cavi e con le soluzioni standard che abbiamo, molti meno interruzioni di servizio e poi un design, quindi una progettazione veramente estremamente semplice. È un punto, semplicemente un punto. Okay. So thank you for your time, and as I said, if you would like to come over to the stand after the presentation and have a look at the products, it's fully operational, so you'll be able to see it actually working with the reel of coax on the table. Quindi grazie per l'attenzione. Se volete qualche informazione, appunto, potete recarvi allo stand NVT che è là, i prodotti sono lì, sono visibili, scusa, basta guardare il listino. Sorry, we are talking about price. Sì, non c'è perché è uscito dopo che abbiamo fatto il catalogo. Adesso stiamo facendo una revisione del listino. Ok, grazie mille. Thank you.